Il mondo delle auto è spesso correlato a quello degli orologi, tra l'altro alcune volte scatena anche delle polemiche che fanno un po' sorridere, come per esempio quelli che condividono i propri orologi al polso in delle fotografie in cui si vedono anche dei volanti, belli, brutti, economici, costosi. Però è indubbio che queste passioni molto spesso vanno di pari passo. Chi è appassionato di auto può capitare che più facilmente di altri sia per esempio appassionato di orologi. E questo connubio non è soltanto presente nel mondo degli appassionati di orologi, ma guardate un po', è presente anche proprio nelle auto, perché molto spesso le auto più prestigiose hanno al loro interno anche degli orologi all'altezza della situazione, alcune volte estremamente preziosi, così come appunto queste auto. E allo stesso modo può capitare che diverse maison orologiere sposino il progetto delle auto, per esempio realizzando delle edizioni speciali, economiche o meno, come per esempio è capitato tanti anni fa con Cartier e Ferrari, o ancora oggi magari con Hublot e Ferrari stessa, o anche McLaren, dando vita anche ad orologi estremamente rari e costosi, ma questo è un altro discorso. In questa puntata di Talk analizziamo allora assieme 9 delle auto più belle con all'interno dei loro cruscotti i 9 orologi più interessanti e prestigiosi. Lo facciamo come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati qui su Talk, nella nostra stanza degli orologi, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi e anche molto spesso grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi a polso. Molto spesso è proprio questa storia, quest'anima dietro gli orologi che li rende ancora più interessanti di quello che normalmente sarebbero quando magari si parla di orologi estremamente complicati e interessanti da un punto di vista tecnico o anche estetico. Insomma, qui su Talk parliamo di orologeria a 360 gradi. E proprio perché parliamo di orologeria, quale momento migliore se non parlare per l'appunto degli orologi all'interno delle automobili? Sicuramente sapete già di che cosa sto parlando, si è spesso visto e si è spesso parlato anche di questi orologi, di quanto siano alcune volte preziosi e complicati degli orologi che normalmente sarebbero dei semplici orologi da cruscotto. Beh, su alcune auto e dato il loro prezzo, il loro prestigio, naturalmente non ci si poteva fermare a dei semplici orologi da cruscotto. Pensiamo per esempio a Maserati, a Ferrari o ancora a Bentley e tante altre. Insomma, in questa puntata ne analizziamo assieme 9. Forse non tutti lo sanno, ma Bremont è un'azienda, una maison di orologi prestigiosa che ha il proprio posto all'interno di auto altrettanto prestigiose, e la vediamo nelle prime due auto di questa classifica, ovvero una Jaguar e una Lotus. In particolare troviamo nella Jaguar CX75 un orologio meccanico con movimento automatico, ma a differenza dell'orologio presente nella Bentley Bentayga evita di adottare un caricatore e si affida all'accelerazione e alla decelerazione per mantenere la carica. In pratica questo orologio all'interno non ha un rotore di carica come un qualsiasi orologio automatico, ma ha un sistema di carica che sfrutta proprio accelerazione e decelerazione, un po' come se fossero le batterie delle auto elettriche, e questa Jaguar è proprio un'ibrida, ma naturalmente con un sistema completamente diverso in un orologio meccanico. Una collaborazione, quella tra Jaguar e Bremont, nata già nel 2010, di lunga data, e troviamo questi particolari orologi su diverse Jaguar, ma adesso vediamo anche su altre auto. E infatti quando è nata la Lotus Type 62.2 sul progetto della prima Lotus Type 62 Europa di Redford, Lotus si è rivolta proprio a Bremont per la realizzazione di non uno ma ben due orologi specialissimi da cruscotto. E Bremont realizzò una versione su misura del suo timer da rally standard, che ha un cronometro dotato di tachimetro a destra e un orologio a sinistra. E la cosa bella di questi orologi è che non sono soltanto due pezzi magnifici, ma sono anche degli orologi che possono essere staccati dal cruscotto della Lotus e possono essere utilizzati come orologi da tavolo. Una cosa
bellissima che secondo me aggiunge molto valore a un'auto già prestigiosa come per appunto questa Lotus. Tra le auto non potevamo citare Bugatti, e la Bugatti 41 Royale ha all'interno un orologio prestigioso come il suo nome, ovvero un Breguet. Ettore Bugatti infatti era un grande appassionato di orologi, non soltanto di auto, e prestava attenzione a questi dettagli, così come ci metteva il massimo impegno, quasi maniacale, per la costruzione delle sue autovetture. E infatti Bugatti possedeva degli orologi Breguet, anche uno da carrozza per esempio. Beh, per la sua Bugatti Royale scelse il Breguet 2023 e fa parte di una serie di 9 orologi commissionati per quest'auto, e si tratta di un cronografo manuale. 8 giorni di riserva di carica, cassa da 67 mm, non è certamente un orologio da pozzo né da tasca, perché questo orologio veniva montato sul mozzo del volante. Per la nostra quarta auto ci dobbiamo spostare indietro nel tempo. Era infatti il 1927 quando l'allora presidente degli Stati Uniti Calvin Coolidge introdusse una nuova auto all'interno del parco autovetture della presidenza degli Stati Uniti. Introdusse una Lincoln Limousine, una Lincoln che in quel momento stava per fallire, era appena stata acquistata da Ford, e che anche proprio per la scelta di Coolidge naturalmente poi trovò una nuova linfa e nuovo successo tra gli appassionati, tra gli amanti delle auto, insomma chi non conosce le Lincoln. E proprio questa storia americana naturalmente nel campo orologiero vede protagonista un'altra azienda americana, ovvero la Waltham, che all'epoca produceva praticamente l'80% degli orologi presenti nel territorio degli Stati Uniti. La Lincoln montava proprio un orologio di questi. E anche lui, come il Breguet di Bugatti visto poco fa, era un orologio manuale con una riserva di carica di 8 giorni, e fu un orologio che fu utilizzato poi per i decenni a venire sulle Lincoln. Se cercate degli annunci di Lincoln degli anni 30, 40 e 50, al loro interno troverete sicuramente un Waltham. Ancora prima, in particolare nel 1911, parliamo di una storia italo-svizzera, per così dire, ovvero Alfa Romeo Targa Florio, dove sul cui cruscotto era presente un Heuer, prima ancora naturalmente dell'acquisizione da parte di TAG, e un orologio molto speciale, perché questo Heuer era un cronografo manuale che però era non il solito cronografo con le solite lancette come siamo abituati a conoscerlo, era un orologio che sembrava del tutto normale, quindi con l'indicazione dell'orario con le sfere centrali, mentre nei subcontatori a ore 12 e a ore 6, grazie al grande pulsante, era una corona pulsante a ore 12, era possibile cronometrare il tempo di un viaggio con appunto delle ulteriori sfere. A ore 12 indicavano proprio la durata del viaggio, e invece il subcontatore a ore 6 indicava i 60 secondi. Un orologio molto speciale per un'auto molto speciale come appunto l'Alfa Romeo Targa Florio. Forse proprio questo orologio, proprio il 1911, possiamo ritenere che segna un po' quel connubio tra Heuer e tra il mondo delle corse, il mondo automobilistico a cui oggi siamo completamente assuefatti ed abituati. Il nome di questo orologio era naturalmente Time of Trip, ovvero tempo di viaggio, e non era un orologio dedicato soltanto all'Alfa Romeo Targa Florio, ma era un orologio che venne poi utilizzato in diverse strumentazioni dove serviva appunto a cronometrare il tempo di un viaggio, anche per il pubblico. Pensiamo per esempio ad aerei e dirigibili, insomma una storia che meritava sicuramente di essere raccontata. La collaborazione tra Bentley e Breitling è qualcosa che praticamente conosciamo tutti. È durata 19 anni, dal 2002 al 2021, si è interrotta, ma ha visto tantissimi orologi da cruscotto e anche tantissimi orologi da polso Breitling ispirati proprio a Bentley. Una collaborazione che forse non ha avuto il successo che ci si potrebbe aspettare da una cosa simile, ma di sicuro ha lasciato il segno. E in questa piccola recensione vi parlo di un orologio del 2015 montato sulla Bentley Bentayga, che era qualcosa di diverso dai soliti orologi da cruscotto, soprattutto trattandosi di qualcosa di moderno. Si trattava infatti di un Breitling Tourbillon quadrante madreperla indici diamanti.
Un orologio, forse possiamo dire, eccessivo per essere un orologio da cruscotto, un orologio che indubbiamente voleva un po' celebrare il lusso della Bentley Bentayga, forse esagerando un po'. Quando parliamo di automobili eleganti non si può non parlare di Rolls-Royce, e quando parliamo di un'azienda come questa, bisogna necessariamente parlare di orologi che siano almeno altrettanto eleganti ed esclusivi, e in particolare nei cruscotti di Rolls-Royce da non molto tempo, perché la collaborazione è abbastanza recente, troviamo degli orologi Bovet. Ma naturalmente non ci si può fermare a una semplice collaborazione o a dei semplici orologi da cruscotto, perché con la Rolls-Royce Bobtail non viene fornito un semplice orologio Bovet da cruscotto, ma vengono forniti una serie, un set di orologi Bovet, peraltro staccabili da 44 mm e tutti con cassa in oro bianco, orologi che possono essere utilizzati come orologi da tasca nelle serate più eleganti, più formali, o anche semplicemente per far vedere di avere parcheggiata in garage una Rolls. Ma non c'è soltanto Bovet nel panorama Rolls-Royce, perché per l'appunto per un'azienda del genere ci vuole sempre il meglio possibile, e un altro orologio di altissima manifattura e altissima orologeria montato all'interno di una di queste Rolls, in particolare le Drop Tail, è un Vacheron Constantin. Naturalmente non si poteva trattare di un Vacheron Constantin qualsiasi, in questo caso parliamo di un vero pezzo di altissima orologeria, è un tourbillon retrogrado. Infatti il quadrante scheletrato fa vedere una scala dei minuti da 0 a 60 che può sembrare simile a quella di un tachimetro di Rolls-Royce, non a caso è montato su una di queste auto, dove la lancetta dei minuti fa il giro da 0 a 60, anzi compie la mezzaluna da 0 a 60 per poi scattare all'indietro e ricominciare a segnare l'ora, naturalmente con la lentezza di una lancetta dei minuti, non è un tachimetro. Però è una complicazione in orologeria molto amata e molto particolare, quella appunto dei minuti retrogradi, abbinati in questo caso a un tourbillon, a una gabbia tourbillon, che è la complicazione principe dell'orologeria. Pensate che esistono dei tourbillon che da soli superano le centinaia di migliaia di euro soltanto perché hanno questa complicazione. E di che si tratta? Lo spiego per i curiosi. Tourbillon non è altro che il cuore del movimento meccanico, che non è fermo, statico all'interno dell'orologio, ma ruota all'interno di questa gabbia, per l'appunto gabbia del tourbillon, per vincere la forza di gravità, in maniera tale che anche in varie posizioni in cui viene messo l'orologio, la forza di gravità non incida troppo sulla ampiezza del movimento della spirale, in maniera tale insomma che questa spirale si muova assieme alla gabbia e compensi quelli che sono le diverse forze con cui agisce la gravità sulla spirale. Insomma, una complicazione molto complessa, è una complicazione per l'appunto, ma anche molto amata e molto ricercata, qualcosa che possiamo trovare in un Vacheron Constantin all'interno di una Rolls-Royce. E per finire rimaniamo su Rolls-Royce, che non poteva non regalarci grandi storie e grandi pezzi di orologeria, perché ancora una volta cambiamo passando da Bovet a Vacheron Constantin per arrivare ad Audemars Piguet montato sulla prima Rolls Drop Tail. Innanzitutto c'è da dire che questo orologio è praticamente incastonato in un cruscotto realizzato con un mosaico di legni pregiati. E già qui potremmo chiudere la puntata. Ma non è finita, perché questo cruscotto si apre con un tasto segreto non soltanto per offrirvi una bottiglia di champagne ghiacciato, perché naturalmente è refrigerato, ma anche per mostrare l'ora. E come lo fa? Lo fa aprendo uno sportellino e mostrando il vostro Audemars Piguet. E naturalmente non è il solito Audemars Piguet, è un Royal Oak Concept, quindi quella linea prototipale che si chiama prototipale, molto diversa dai classici Royal Oak, molto futuristica, indubbiamente molto particolare, con funzione GMT e split dei secondi, perché è anche un cronografo naturalmente.
ma ancora più esclusivo il fatto che si tratta di un vero Royal Oak concept incastonato all'interno di questo prezioso cruscotto della Rolls. È infatti un orologio cronografo da 43 mm con tutto il suo cinturino che può essere tranquillamente indossato, e pensate che solo l'orologio costa tra le 150 e le 200.000 sterline. Solo l'orologio. Qui stiamo parlando però della prima Rolls-Royce Droptail, con un valore che si aggira attorno ai 25 milioni di sterline. Quindi insomma pensate a questo Audemars Piguet all'interno del cruscotto come un piccolo omaggio per quei pochi fortunati clienti che possono permettersi un'auto di questo tipo. Insomma, queste erano le 9 auto più speciali con all'interno gli orologi più belli e particolari della storia dell'automobile, non le solite auto moderne di cui magari possiamo parlare in una precedente puntata, ma volevo fare un riepilogo anche con l'aiuto dell'articolo di Top Gear che, come avete visto, è andato dal 1911 fino ai giorni nostri. Insomma, qualcosa, il connubio tra automobili e orologi che praticamente è sempre esistito, segno del fatto che alla fine a noi uomini adulti, per così dire, piacciono da sempre un po' le stesse cose. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, fatemi sapere se questa puntata vi ha incuriositi e se vi piace il modo in cui vi racconto l'orologeria, iscrivetevi al canale, è del tutto gratuito, per me invece è davvero molto importante. Grazie ancora, ci vediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao!